potuto iniziare soltanto adesso, ma fa lo stesso a sistemare la miniatura, questo quell'altro, poi ne farò un'altra. Allora intanto sto prendendo il mate, mettiamo questa in inquadratura così, basta. Dovevo partire 20 minuti fa. Salve a tutti, qui il vostro Sant'Enchan. Ieri c'è stata la mia premiere. Dai. Spero che la premiere di ieri vi possa interessare. Poi sto pubblicando degli short. Momento che vado a prendere una cosa e facciamo il primo momento saliente. Voglio pubblicare molti momenti salienti e so che a voi piacciono vedere i miei momenti salienti e quindi ogni tanto faccio i momenti salienti, però per il momento non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Ah, 10 persone, ciao, come va? Aicia, ciao, cosa fai? Sto prendendo il mate, Aicia, non so se pronuncio bene il tuo nome. Aisha, Aisha, ah. Sto prendendo il mate, vedi? È una erba che la cui pianta cresce nel delta del fiume che bagna tanto Uruguay come la provincia di Buenos Aires, ma lo prendono in Entre Rios, Brasile, sud del Brasile, Paraguay, Uruguay, Perù e Cile, ma ormai in tutto il mondo perché si esporta. È frutta secca, devo avvicinare il cellulare. Federico Bargiacchi, ciao Federico Bargiacchi, come va? Sei fantastico, lunga vita alla Cuba socialista. Va bene, lunga vita. Mi sembra che lunga vita non ne avrà, mi sembra, la gente esce fuori a protestare. Se volete fare una donazione a questo canale, oggi
questo pomeriggio è nuvolato. Fate una donazione a questo canale, partecipate con una super chat, uno sticker. Ieri c'è stata una premier mia. Aiuto i cubani con le tue donazioni. Giusto, aiuta che Dio ti aiuta, anzi aiuta che ti aiutano. Se mi aiutate io aiuto, se mi aiutate io aiuto, quindi fate delle donazioni che farò delle donazioni, super chat, sticker, super grazie, regalate dalla chat un abbonamento. Ah, vediamo, qua ci sono delle funzioni nuove, dei giochi. No, non mi piacciono i giochi. L'altra volta mi si è congelato il cellulare. Beh, meno male mi si è congelato il cellulare, no, non un'altra cosa, va bene, no? Ecco qua le donazioni. Non metterò, faccio una donazione ai bambini cubani poveri, tratto in video, tema a, vediamo se posso impostare, perché molte volte non riesco a impostare, come adesso, come adesso. Crea obiettivo, ecco qua, per fortuna tratto tematiche a vostra scelta. Se voi date almeno quella cifra irrisoria, insomma, ma se voi date 5, 10, 20 euro, tanto meglio, perché per il momento lavoricchio, sono perito ragioniere, per chi lo vorreste sapere. Mi devo fare con urgenza un cellulare nuovo. È uscito uno della Infinix di gamma alta con il design della Pininfarina, sembra una macchina micidiale, e il vostro Sant'Enchan lo vorrebbe. Quindi fate delle donazioni, aiuto i bambini cubani e mi faccio il cellulare io. Intanto faccio colazione e esco in live, mi sembra giusto. Colazione del pomeriggio.
Allora vediamo un po', siete solo una persona, forse è Federico Bargiacchi che mi continua a seguire. Sono entrati in 10. Io faccio queste live perché così la gente adesso non c'è neanche quella persona che mi seguiva. Mandorla. Ah, due persone, prima eravate in 30, non so se mi sentite bene. Ah, ah, ah. Maronna Benedettola, saluta tutti. Io vorrei fare collaborazioni con più youtubers. Ah, l'uva passa. L'uva passa. Che ne pensate di quello che sta succedendo nel mondo? Vi siete fatti l'influenza a livello mondiale, poi alla fine l'aggressione all'Ucraina da parte della Russia, che idea vi siete fatti? L'aggressione prima a Israele, poi della striscia di Gaza e adesso all'Iran. Le pretese di Trump sulla Groenlandia, sul Canada e sul Messico. Non so, non so come stiamo messi, non so come stiamo messi a livello mondiale. Chi è il più porco del reame? C'è chi, chi
Kita kita, ciao amore. Ciao kita kita, come va? Tu che ne pensi di quello che succede nel mondo, kita kita? Che ne pensate di quello che succede nel mondo? Scusate che devo andare a prendere un fazzoletto, sto qua e non me ne sono andato, non me ne sono andato. Ma voi che ne pensate? Che ne pensate di quello che succede nel mondo? Eh? Fatemelo sapere nei commenti oppure nella chat, scrivete ciò di cui volete parlare. Molti mi guardano dallo smart e non mi dicono ciò di cui vogliono parlare, mi salutano, va bene, sono educati, mi fa piacere. Ah, non ho fissato ritocco on, illuminazione attivata e non ho attivato l'illuminazione. Che sbadato, adesso è più brillante il video. Voi che ne pensate di tutte le cose che stanno succedendo nel mondo? Qual è quella che vi preoccupa di più? Perché ci deve essere qualcosa che vi preoccupa di più. Eh? Ogni tanto i titolari impazziscono, spuntano gli Epstein file, la guerra in Iran, che vince, che perde Iran, però la informazione è discontinua. Voi che ne pensate? Su via, questo è uno spazio per discutere, quindi fatemelo sapere nei commenti, perché in tutto che c'è dietro tutto questo caos, realmente pura all'età oppure c'è un disegno premeditato, orchestrazione di tutti questi eventi presi nella loro singolarità, sembrano sporadici, ma tutti quanti insieme già possono far trapelare un disegno, o no? O è cospiranoia questa? Scrivetelo in chat. Vediamo se tutti i messaggi chat.
purtroppo vengono le funzioni premeditate nella preprogrammate preimpostate nella live, invece di mettere già tutti i programmi, tutti i messaggi della chat, mette i messaggi principali. Vabbè, che non ho così tanti messaggi in chat. Bruscolini, semi di zucca tostati. Allora, rien ne va plus, coucou, c'est moi. Sono le cose che so dire in francese. Il professor Alessandro Orsini ci può insegnare come diventare dei vecchi influencers, tanto dalla sua macchina, ma già lo faceva Matteo Montesi, come dal bagno, dal gabinetto. Si filmava in bagno, poi naturalmente dal suo studio ogni tanto erano video più formali, colloquiava con il signor John Ampio, il suo immaginario, o lui era l'amico immaginario di John Ampio. A voi l'ardua sentenza, scrivetela qua nei commenti. Ogni tanto siete di più, tanto siete di meno. Ciao 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 ciao. Piove, diluvia, non so se si sente, una tormenta pazzesca qua a Casal Palocco. 24 minuti di live, io sto praticamente quasi al buio. Venga a favore di camera, ecco qua, guardate che bellezza.
adesso avrò bisogno di due cose: di prendere un fiasco dal frigo e di un cucchiaino, ma ve lo spiego mo. E mi raccomando, partecipate. Ciao Gunblood Scissor, come va? Se vuoi proponimi un argomento come sempre. Adesso vengo. Ecco i barattoli. Ed ecco, si vede malissimo la live perché sto col mio cellulare vecchio, ma ecco, chiudiamo la finestra, tanto si è capito che piove. Sto col mio cellulare vecchio e la live vedo che si vede rovinosa. Poi dico l'intelligenza artificiale di YouTube la migliorerà. Pa. Allora, pasta di sesamo. Ma io intanto, dove la mia vitamina tenitore esotico? Ah, versiamo l'acqua nel mate, che c'è la yerba mate dentro. Poi cercate, non ho potuto mettere questa live nella lista di riproduzione delle live, ma vabbè, cercate, vendrà con una risoluzione di immagine pessima, però è quello che uno c'ha. Allora, Gun Blood Scissor è sempre, mi dà un regalino perché a volte tratto di argomenti che a lui gli interessano, però YouTube non me li monetizza, come quello sul caso Once We Nerds, dei videogiochi, delle console taroccate. Allora, se voi volete che io faccia un video, sponsorizzatemi, patrocinatemi. Ecco qua, vitamina, la vitamina del pomeriggio. Non so se c'è la connessione lenta, perché dalla TV mi vedo lento. E adesso prendiamo le ultime passe d'uva e prendiamo un biscotto. Ci mettiamo un po' di ketchup, no. Salsa di mirtilli, no. Senape, savora, no. Questa è pasta di sesamo, perché la mia formula per nutrirmi e anche per ingrassare come un porcello, che devo dimagrire ma non ci riesco. Dottore, non riesco a dimagrire, appena mangio un biscotto ingrasso di 4 kg. E certo, gli metto la pasta di sesamo.
persone che mi seguono. Adesso altro tipo di biscotto lo mangerò con altro tipo di pasta, ma lì alto oleico, quindi arachidi, pasta di arachidi, bella nutriente la pasta di arachidi. Scusate, non ho più letto la chat, ma qua siete solo in due a seguirmi. Come mai? Prima eravate in 30, 50, la gallina canta, o quello era 150. Vabbè, adesso eh, ah, 6 persone. Stavamo parlando di un po' di tutto e anche di nulla, quindi nel caso che vi interessi aggiungervi, nel caso che vi interessa aggiungervi alla conversazione, fate pure, scrivete di quello che volete. Adesso leggo la chat. Canni scratcher, zio, ah, grazie, grazie gran blood scissors. Cosa ne pensi di certe persone senza tetto, disagiate con i figli minori a carico, che entrano nelle case altrui apparentemente abbandonate e permangono con la scusa che hanno figli minori? Mi sembra un tema triste, ne farò un video. Scanni scratcher, zio, ho mangiato così tanti cereali e latte che ho sboccato dappertutto, un po' è finito nella ciotola. Vabbè, insomma, ti sei sentito male, mi spiace, però cerca di andare da un gastroenterologo, poi cerca di non mangiare quello che sbocchi, insomma. Allora, che ne penso? Una volta si sarebbe detto alla spiccia negli anni 80, caro Gun Blood Scissor, che quelle persone occupano una proprietà altrui con o senza figli e una occupazione di dimora,
un'irruzione in una casa altrui e poi un'occupazione, insomma è una cosa seria, non è che si può andare alla leggera. Comunque grazie Gambla Scissor della tua donazione di 10 euro, ci farò un video. Cosa ne pensi di certe persone senza tetto, disperate, con figli minori a carico, che entrano nelle case altrui apparentemente abbandonate e permangono con la scusa che hanno figli minori, che sono degli occupanti abusivi? Non c'è scusa, non c'è scusa, sono degli occupanti abusivi. Ecco, mi ricordo di un episodio di Matteo Montesi che si faceva filmare da qualcuno fuori, che gridava c'è nessuno, famo bucaggio, ha rotto infissi di un villino a schiera, è entrato dentro sfasciando la finestra a calci, ha rotto tutto ciò che c'era nella credenza sotto la finestra, poi ho dovuto fuggire perché gli anziani che dormivano in pieno giorno nel piano di sopra, non so se era la mattina, sono scesi con lo schioppo. Quindi no, non si possono, non si possono occupare le case unicamente se una casa abbandonata da circa 20 anni o più di 20 anni, e tu lo puoi provare che nessuno ha pagato le tasse per 20 anni e tu te ne fai carico, allora puoi entrare, la puoi occupare e la passano a nome tuo, ma deve avere più di 20 anni di abbandono una dimora o un campo, un terreno, altrimenti è ancora di proprietà del padrone, anche se deve pagare tasse e tutto quanto. Se tu paghi le tasse prima dei 20 anni e occupi una casa, alla fine ti cacciano via, almeno negli anni 80 ti cacciavano via. Adesso non so se è stato un paese comunista e allora ognuno si occupa la casa che gli piace di più col pretesto che c'ha figli e che è senza tetto. Invece no, lo stato deve aiutare i senza tetto, sono d'accordo, ma non che mette i cittadini gli uni contro gli altri. Allora tu vai a fare la spesa, entra un senza tetto, ti occupa la casa, dice no ma io ho 14 figli, sono senza tetto, magari è sposato con 10 donne, quello c'ha, capito? Qui in Italia, dice Gambla Scissor, non fanno nulla per legge per proteggere i minori. Dipende dai giudici, purtroppo dipende dai giudici, dipende dai giudici. Perché ci sono giudici che fanno e giudici che non fanno. La legge deve essere interpretata caso per caso, però purtroppo a volte è interpretata male, a caso di cani. A volte è interpretata molto male. Gambra, siamo in un paese folle secondo me, ma purtroppo tutti i paesi hanno le loro
purtroppo tutti i paesi hanno le loro stranezze, purtroppo. Purtroppo è così, se la vi. E voi che ne pensate? Vi rivolgo la domanda di Gambla Scissor, a cui farà seguito un video appena potrò, perché mi ha omaggiato, mi ha omaggiato di una donazione di 10 euro. Cosa ne pensi di certe persone senza tetto, disagiate e con figli minori a carico, che entrano nelle case altrui apparentemente abbandonate e permangono con la scusa che, che hanno figli minori? Cosa ne pensate? Scrivetelo in chat e nei commenti. Ha dell'incredibile, ma purtroppo è cronaca quotidiana in Italia. Mi ricorda Matteo Montesi, che lui diceva che perché aveva un figlio doveva fare i bucaggi, ma entrava, spaccava tutto, cose anche antiche, magari che non avevano un valore economico, come per esempio delle damigiane di vetro, delle botti, vandalizzava tutto. Poi anche un'automobile, mi sembra, e poi entrava anche in cascina, è entrato nella casa di quella cartomante, pieno di scartoffie dappertutto. Lui rompeva tutto quello che trovava, poi alla fine la notte, non so se per riscaldarsi o per fare un esorcismo contro gli spiriti, gli è scappato un incendio o ha pensato bene di appiccare fuoco, non so, e alla fine ha bruciato una mansione che era stata alla maga per un valore di mezzo milione di euro, perché ci aveva da risarcire delle cose, delle cause che gli avevano fatto alla maga. Alla fine, che mi sembra che la maga è stata risarcita della casa e lui ha avuto dei problemi legali e anche penali. Quindi mi è venuto in mente quello, no, della casa in città dal Montesi, del velino a schiera che è entrato dentro a fare il bucaggio e ci vivevano degli anziani. Insomma, e anche in un'altra casa, non so se è un villino a schiera o una casa, sempre dalle sue parti, che lo ha rincorso un anziano e una signora di un signore di mezza età, che parcheggiava con la macchina giusto quando lui gridava fuori c'è nessuno, facendosi passare per stupido. E quella persona lo ha rincorso, ma va, te ne va a pigliare in quel posto. E lui diceva no, ma io sto lavorando, sto facendo i bucaggi. Che i bucaggi? Ma che roba è? E che entro nelle case? Ma questa è casa mia. Ah, ma io non sapevo che c'era qualcuno, perché stava proprio per sfasciare il portone o la finestra. E mi è piaciuto vedere quel video che l'ha filmato un suo collaboratore, che si vedeva come lo stavano per picchiare. Poi hanno chiamato la polizia e lui se l'è svignata. Tanto lavoro dice che
Ops. E quindi se Matteo Montesi possono avere successo facendo quello che fanno, insomma, facendo il ridicolo. Io ci feci molti video all'epoca, poi lasciato, perché già anche prima che lui sospendesse la sua attività, perché ormai il contenuto era ripetitivo, faceva live facendosi la barba, faceva delle premiere larghe di 8 ore viaggiando in macchina che non andava da nessuna parte, da nessuna parte veniva, diceva che c'aveva il padre invalido e la madre vecchia. Invece in un video si vedeva che il padre usciva da non so una falegnameria, qualcosa di sua proprietà, e lui andava in zonzo in macchina che c'aveva del tempo da perdere. Insomma, lui prende la segno di cittadinanza o di accompagnamento tutto il giorno viaggiando in macchina e il padre lavora per mantenerlo. Ma io dico, e poi diceva che lui faceva lo youtuber, aveva bisogno di soldi per mantenere i vecchi genitori e che stava tutta la notte editando i video fino alle 3-4 del mattino. Sono problemi suoi, e si faceva dare una barca di soldi dai suoi fan per poi rompere le scatole alla gente. Siamo veramente in un paese folle. Siamo in un paese folle dove la gente fa il trash del tubo invece che andare a lavorare. Quella è una cosa troppo seria, no? Invece è serio fare i bucaggi, è serio fare i bucaggi, no? Se è serio, è un lavoro. Ti inventi pure una parola perché non esisteva prima, poi si possono fare i bucaggi, sì, o gli urbez, sì, però innanzitutto non devi metterti in condizioni di nuocerti, poi non devi entrare in bassi militari come faceva Matteo Montesi, e poi devi chiedere l'autorizzazione a eventuali proprietari o operatori o non so, responsabili dell'immobile, perché magari è un immobile vecchio abbandonato ma che c'è un padrone o sta in fase di transizione di proprietà perché lo stanno comprando, oppure metti il caso che fa parte di un'eredità che se la stanno contestando, oppure un luogo abbandonato ma che c'è un gestore del tribunale, una base militare abbandonata ma che è ancora dello demanio dello stato, o un edificio o una chiesa che è demanio della chiesa o dello stato, non puoi entrare senza permesso, perché ti denunciano, sostanzialmente ti denunciano, capito? Come l'hanno denunciato a lui. Poi la moglie voleva vincere la causa per avere l'affidamento del figlio e lui ha cancellato tutti i canali che aveva prima, ha cancellato tutti i canali che aveva prima, però poi ha ricontinuato a fare le sue follie, per quello che lui diceva: ma hanno cancellato il canale, devo riniziare da zero. Ha riniziato caricando perché lui c'ha tutti i video che ha fatto gli ultimi 30 anni, e così rischia che per spam YouTube gli butta giù anche l'ultimo canale. Ma lui adesso, dopo che aveva cessato l'attività per un anno, continua a caricare i video magari modificati che aveva negli altri canali tempo fa, e lo dice pure di che anno sono, così YouTube si sa meglio, no, a vedere se lui sta facendo spam, cose da folli. Non so se sta creando del nuovo materiale o no, ai ai ai.
allora Gunbla Scissor, scusa se non ho letto, poi no, in carcere prende con armi da sparo la propria famiglia dentro la propria casa o un negozio per un'attività, da dei ladri che potrebbero solo rubare ma anche ma anche recare danni alle persone. E sì, è un mondo al contrario. Pensa che c'è stato il caso di una persona che non ha fatto nulla, ha fatto tutto il ladro e si è ferito con c'era dentro un cane che neanche l'ha morso, lui è andato a scappare e si è ferito di nuovo. Ha denunciato il padrone di casa alla polizia, magari è stato arrestato per infrazione di proprietà, ma siccome che il furto non l'ha potuto realizzare, non è rimasto in carcere molto tempo. Però hanno mandato in tribunale il proprietario della casa per danni e lesioni colpose, perché insomma doveva sapere che se metteva delle inferiate qualcuno si poteva fare male, ma nessuno ha invitato il ladro a saltare la staccionata come per fare un revival della pubblicità di olio sasso o olio cuore, capito? E quindi viviamo in un mondo al contrario, si ferisce il ladro per voler rubare la tua proprietà, e ti chiamano a pagargli le spese, quando invece negli Stati Uniti, che non ci sono neanche recinzioni nelle case, se travalicano dentro il terreno di casa tua di un passo, stando con la gamba fuori, e gli tirano in testa, lo lasciano stecchito, nessuno gli dice niente perché hanno fatto un'infrazione di territorio anche in pieno giorno, anche se non erano armati e se non minacciavano l'incolumità di nessuno. Quindi secondo me vale così. Oh, mentre nel giardino di casa puoi essere una potenziale minaccia, te la vedi col mio cane, col mio fucile, non che dicono ah ma guarda poverino, non ha fatto nulla, è entrato solo dentro casa con un'arma, con un mitragliatore, ma non voleva fare nulla, voleva solo prenderti in giro e chiederti i tuoi beni. Ma allora perché, ma in che mondo viviamo? Lo devi pure risarcire a un graffio, gli devi fare pure l'antitetanica. Oh, ai lavoratori che sbattono in mezzo alla strada non c'hanno più nessuna tutela, terziarizzati, lavorano in nero, senza vacanze, senza contributi sanitari, fra un po' senza contributi per la pensione, senza nulla, precarizzati, terziarizzati, in nero, con contratto rinnovabile, quindi ti fanno firmare già col contratto, se te lo fanno firmare il contratto, anche la richiesta di licenziamento, qualsiasi cosa. Dicono no, ma tu hai già presentato le dimissioni, ti diamo una liquidazione perché te ne vai prima, perché gli stai sulle balle, prendono un altro che accetta il tuo stesso lavoro a meno e a te ti danno 3 mesi di liquidazione, perché ogni 3 mesi si rinnova, come era nei fast food negli anni 80, capito? E questo è il mondo che ci aspetta con l'intelligenza artificiale. Questo è il mondo che ci aspetta con l'intelligenza artificiale, che ci sostituirà tutti nel lavoro. Quindi fa piacere l'intelligenza artificiale nei cellulari, l'intelligenza artificiale nei cellulari, che bello, mi migliora le foto, mi migliora i video di YouTube che guardo, migliora le foto, certo, però anche migliora le prestazioni che i datori di lavoro vogliono avere, e quindi ti disoccupa. Ci avrai più tempo di guardarti i video nel tuo smart TV di 100 pollici o 120 pollici,
con la smart IA, con la intelligenza artificiale, starai più tempo in casa guardando i video, ci avrai un sussidio di cittadinanza da 4 soldi, un sussidio per vivere come uno scorreggione seduto sul divano guardando i video fatti con intelligenza artificiale da altri scorreggioni disoccupati e mangiando i tuoi popcorn. Non dico dove, infilandoteli, perché lo dice già lo youtuber Cicalone Simone. Ebbene, abbiamo fatto già 57 minuti e mezzo di live, perché ho detto prendo la merenda e faccio la live. Mi raccomando, fatemi cambiare di cellulare per filmarmi. È uscito un gioiello che io non sapevo se prendere Infinix Note 50 Pro Plus oppure no. 5G 5G non bisogna per prendere 4G, però adesso è uscito l'Infinix Note 60 Ultra, però che è un gamma altissima, costa meno di un Galaxy S26 Ultra o di un Edge 60 Ultra, costa di meno, però costa, ma c'è il design di Pininfarina. Comunque vi dico sempre, se volete voi che io mi compri un modello di cellulare di una specifica marca, fate le vostre donazioni, tanto sapete già, ve l'ho sempre detto, farle, e poi suggeritemi la marca, la serie e il modello di cellulare. Se deve essere un Samsung Galaxy, che modello, un Motorola, se deve essere un G, un E, un Edge, un Infinix, un Noblez, un Opus, un Tecno, un Noblez, e poi c'era un altro, Nubia. Nubia sono buoni, però certo ci sono economici come il Puro Focus 2 Ultra. Io aspetto delle vostre donazioni, eh. Poi magari adesso arriviamo a un'ora di live, perché c'ho la batteria scarica, a meno che non entriate in tanti. Vediamo che batteria ho. 54 per cento. Vediamo se rispondo. eh, ecco qua, ho dovuto rispondere a un messaggio di WhatsApp. Vediamo se si vede nello schermo o no, penso di no. Allora vediamo un po' di roba, un po' di cose. Viviamo in un mondo sempre più assurdo. Comunque dopo vedrò di studiarmi l'argomento per fare un video ben fatto, perché sempre il nostro amico Gun Brashisor mi finanzia, mi sponsorizza generosamente
affinché io gli faccia un contenuto. Se questa live vi è piaciuta, condividetela. Salve alla persona che è entrata in live. Ebbene, ebbene sì, qua c'è una persona in più. Spero adesso una persona in meno, anzi due in meno. Io già sono stanco perché purtroppo di notte soffro insonnia, quindi già a quest'ora dovrei smettere la live, è molto impegnativa. Abbiamo parlato, ho parlato di tante cose perché voi non avete scritto niente. Vergogna. Allora, vediamo se l'ho preso il medicinale, la vitamina. C'ho caldo perché prendendo il mate, insomma. Ops. No, perché succede che se io facevo dei video nel passato che se mi accende, se toglievo le cortine, si vedeva, mi vedevo in controluce e mi oscuravo. Però voglio fare sentire il rumore della pioggia, ecco. E poi voglio fare entrare aria fresca, perché prendendo tanta acqua calda, il mate si prende con acqua calda, capito? La yerba mate cercatela nella erboristeria della vostra città o in un negozio che venda cose importate, perché nell'erboristeria la vendevano cara negli anni 80 e 90. Invece io andavo in un negozio del centro di Roma. Poi in un'altra live vi farò vedere, se ci avrò tempo, che in che confezioni la trovate la yerba mate, se siete interessati a prenderla. Un'ora e 4 minuti di live. Allora, sono molto contento che hanno partecipato comunque delle persone. Adesso devo smettere, devo studiarmi l'argomento proposto da Grand Blood Scissor circa le persone che occupano le case, che comunque sono degli occupanti abusivi, lo dice la legge. Che abbiano o no figli, è logico che quelle persone hanno diritto a chiedere un tetto, su questo sono d'accordo, ma non devono danneggiare altri cittadini, perché altrimenti a me manca un cellulare, vado a prendere quello che più mi piace, a te manca un'auto, vai a prenderti quella che più ti piace, a lui mancano dei vestiti, denuda un individuo che passa per la strada e non si può vivere. Che cos'è la legge della giungla? Quindi ben inteso, di cittadini a cui mancano cose non mancano, però di cittadini che vanno a vivere nel bosco per loro iniziativa, a fare i barboni per loro iniziativa, certo Gabriele di Homeless, e diventano youtuber, diventano famosi e poi si pentono delle che hanno lasciato casa, lavoro, famiglia e nessuno si dà più neanche di striscio. Ce ne sono tantissimi, ma non possono poi andare a occupare case, capito? Sono andati nel bosco o hanno vissuto 14 anni in mezzo alla strada. E Marvin Yacht, io sono lì a fare quello che voglio, ma non in Italia. Che cosa riesci a fare in Italia che sei libero di fare
nel mondo riesci a fare in Italia, perché che vorresti fare in Italia che non te lo permettono di fare? Occupare case. Guarda che se la casa disoccupata c'ha più di 20 anni te ne puoi appropriare, non è illegale, e ti spiego come. Dovresti andare alla municipalità, dire di aver preso domicilio in una casa che è comprovato che è stata abbandonata per più di 20 anni, pagare tutte le imposte, i servizi e tutto, perché magari è un rudere di casa che deve essere ristrutturato, ci devi mettere 100.000 euro sopra, e poi magari di spese, di atti, di cose ce ne sono da mettere dentro. Quindi alla fine magari ti costa di più pagare i conti in sospeso con interessi arretrati che non una casa nuova. Ma se tu vuoi proprio quella proprietà, quel terreno, e magari devono 20 anni di imposte, di servizi, di tutto, la casa deve avere più di 20 anni che nessuno ha pagato nulla, nessuno c'è entrato mai. Allora a quel punto paghi tutti i debiti della casa con più di 20 anni, la occupi, cioè ne prendi possesso, aspetti qualche anno, e se nessuno viene a reclamare è tua. Se vengono a reclamare dopo che l'hai ristrutturato e tutto, deve venire un atteggiamento, ma devono essere passati 20 anni, tu devi ristrutturare la proprietà a tue spese, devi pagare tutti i debiti dei servizi, delle tasse, tutto quanto, però deve avere più di 20 anni di abbandono la casa. Molte volte la ritrovi che la devi demolire giù. Quindi non so se ti conviene, ma la legge dice questo: solo nel caso in cui la casa è stata abbandonata da più di 20 anni tu puoi entrare dentro e occuparla. Marvin, perché devo essere obbligato a mandare mio figlio a scuola? Insegno io a mio figlio, certo, ma non viviamo più nell'Italia rurale dove le scuole erano poche, e allora i figli studiavano a casa anche con il precettore a pagamento, e poi facevano gli esami a scuola, perché i bambini hanno necessità di socializzare, di vedere il mondo. Se stanno sempre chiusi in casa, di interagire con i compagni di scuola. Se stanno chiusi a casa non vedono il mondo, non li porti a scuola, non li porti di qua, non li porti di là, non parlano, non scambiano idee, magari vanno a scuola solo per fare gli esami di grado, ma hanno bisogno di vivere nel mondo, anche ammettendo che tu gli puoi insegnare di tutto meglio che a scuola. Le elementari poi come vanno alle scuole medie inferiori e alle scuole medie superiori, al liceo, all'istituto tecnico ragionieristico o quant'altro? Non si preparano per il mondo, non si preparano per la vita, capito? Se vuoi che a questa discussione partecipi qualcun altro, condividi questa live. Si devono preparare per il mondo, per la vita, non possono rimanere a casa tutta la vita. Tu li vuoi proteggere, sei iperprotettivo, ma non funziona così. Per difendersi devono fare gli anticorpi, cioè devono venire in contatto con il mondo e la società, altrimenti se studiano 5-10 anni in casa, poi quando vanno a inserirsi nel mondo del lavoro o quando vanno all'università non hanno personalità, come interagiscono con la gente, capito? Non è soltanto per la faccenda che devono studiare a scuola per forza, ma in Australia è un caso a parte. Ci sono dei villaggi che non hanno scuole, licei, università, devono viaggiare giorni o settimane. In Australia è un'enorme isola, un continente nel quale prima si studiava come radioamatori e adesso si studia con il computer, con il cellulare.
i corsi presenziali sono presenti in Australia da prima dell'ingabbio di quella malattia 19, ma in Australia è un caso a parte, le distanze sono continentali. Non so se mi sono spiegato. È giusto il tuo pensiero, però obbligare le persone è sbagliato il principio. Ma no, ma non è obbligare le persone. Guarda, tu non puoi tenere, perché sarebbe pure una cosa brutta, un bambino, magari tu dici che sei anche un medico o che lo puoi curare in casa, ma ha bisogno del pediatra, ha bisogno di andare nelle elementari, ha bisogno di passeggiare fuori casa, non lo puoi tenere 24 ore chiuso in casa. Non è fare quello che io voglio perché sono libero di farlo. Tu come individuo, se magari hai vinto la lotteria, sei libero di non uscire di casa, ma allora fai prendere il bambino da uno scuolabus, fallo portare a scuola da tua moglie, i tuoi parenti, i tuoi familiari. Non c'è nessuna libertà nell'obbligare qualcuno, e tu stai obbligando o vorresti obbligare i tuoi figli, se magari non ne hai, parli per chi lo vorrebbe fare, a stare in casa 24 ore. Ma un bambino deve socializzare. Non è un obbligo quello dello stato che vuole i bambini a scuola. Ti ripeto, in Australia è facoltativo, perché in Australia ci sono persone che vivono come agricoltori a una settimana, se non due, di macchina dalla prima scuola, oppure a 2 o 3 giorni, 5 giorni di macchina, perché è un enorme continente. È come dire che tu vivi a Napoli e devi portare nella penisola scandinava i tuoi figli a studiare a scuola. Allora dico che non puoi portarli tutti i giorni in macchina, li porti soltanto il giorno degli esami, se ce li porti. In Australia faranno gli esami attraverso il computer oggigiorno, ma è un caso a parte, è un continente poco abitato. Non so quanti milioni di persone vivono in Australia, perché mi prendi sprovvisto, mi cogli impreparato, ma è un enorme continente, ci sono delle zone desertiche enormi, e in mezzo a quelle zone desertiche ci sono dei giacimenti d'acqua dove hanno messo delle fattorie, perché c'è l'acqua. Quindi voglio dire, l'Australia o l'Alaska non fa contesto, anche l'Arizona, il Nevada, Sonora, il Nuovo Messico sono delle zone disabitate. Allora lì sì che non vanno a scuola i bambini perché studiano presenzialmente. Quando in Nevada nevica ci sono 2 metri di neve, e nei villaggi piccolini dove ci sono le scuole elementari, chi va alla scuola media inferiore o superiore di casa per una settimana. Poi le autopiste, le autostrade in Nevada diventano pericolosissime. Io ho parlato a Miami sulla spiaggia con una persona del Nevada, gli incidenti che ci sono quando nevica o quando si congela l'autostrada. È pericolosissimo viaggiare in autostrada in Nevada con il ghiaccio nero. Quindi dimmi tu se ho ragione. Tu come adulto c'hai tutto il diritto di non uscire di casa perché magari hai vinto la lotteria degli Stati Uniti, 800 milioni di libbre sterline, te ne stai in casa 24 ore al giorno, per cellulare, computer, telefono di linea fissa, mangiare, cellulari, tutto, non esci mai di casa. Tanto c'hai 800 milioni di euro vinti o di libbre sterline vinte alla lotteria, ma i tuoi figli devono uscire di casa, capito? Devono, non è che possono, devono socializzare, devono prepararsi al mondo. Anche se tu dici io gli lascio questi 800 milioni di euro, ma metti un domani che succede, che le monete cadono giù di valore,
una guerra mondiale, una carestia, una siccità, cambi climatici, oppure l'inflazione che distrugge il potere acquisitivo in 20 anni. I tuoi figli oggi hanno 5-10 anni, hai 30 anni, tu pensavi che 2500 miliardi di libbre sterline inglesi sarebbero più che sufficienti per vivere 1000 generazioni in pace, perché magari tu sei abbastanza migragnoso, abbastanza pignolo da non spendere tutto, e invece no, fra 20 anni quei soldi non servono più a un bippo per varie ragioni. Allora che faranno i tuoi figli? L'elemosina oppure ci avranno un lavoro, perché ci hanno studi? Pensaci. Poi a livello di soddisfazione personale dire io sono ingegnere, io sono filosofo, sono professore in letteratura etrusca. Oh, non ci giochiamo il futuro dei figli per dire io faccio quello che voglio e gli insegno io. Un bippo gli insegni. Scusa, per quello ci sono i docenti. Tu potrai essere ingegnere e avere una cultura molto ampia, ma i docenti sono specializzati nell'insegnare, nell'insegnanza. Non è che tu c'hai studi universitari vuoi insegnare te. Se non hai studi universitari, che hai fatto l'asilo, le elementari, che hai fatto? No, non sta bene. È un'impostazione totalmente sbagliata. La libertà di fare quello che uno vuole finisce quando iniziano le libertà degli altri. Le libertà dei figli, perché i figli non sono proprietà di uno. Per lo Stato italiano uno è tutore dei propri figli, ma se non se li merita perché non ne prende reale cura, lo Stato italiano deve mettere un tutore per non fare male ai figli. Uno è tutore dei propri figli, ma deve fare deve rispettare i diritti fondamentali dei figli, per esempio andare a scuola. Devono decidere i figli, e poi uno non è un maestro e non si può sostituire il sistema scolastico. Può scegliere di mandare il figlio a una propria scuola, cioè propria, può scegliere il figlio di mandare a quale scuola pubblica, portarlo in macchina lontano, può scegliere magari di mandare il figlio minorenne a una scuola privata, a quale scuola, dove magari lo porta lontano a un'ora di distanza, oppure se c'ha parenti o in altre zone d'Italia, per esempio, può scegliere di mandare il proprio figlio in una scuola pubblica di Genova quando vive a Roma o di Napoli perché ha parenti lì o familiari lì. Se tu c'hai il proprio padre in Venezia che per questioni di lavoro non riesce a seguire il tuo figlio, lo mandi dai nonni in Genova, in Venezia, in Napoli, a Sondrio, a Taormina, così vanno a scuola a Taormina per esempio e non a Roma, perché tu sei obrobriato di lavoro e tua moglie pure, però a scuola lo devi mandare. Voi che ne pensate? Che guardate, è il caso di mandare i bambini a scuola o avere libertà di scelta significa non mandarli? Per me è sbagliato, bisogna mandarli, perché studiare non è soltanto quello che gli insegno io a casa, devono socializzare, capito? Devono socializzare con altri bambini, vedere il mondo, vedere la società. Non è obbligare le persone, perché staresti obbligando i bambini a non andare a scuola. E voi che ne pensate? Siete d'accordo? Siete d'accordo con il nostro amico Marvin oppure no? A voi l'ardua sentenza, fatemelo sapere. Per il momento quest'altra discussione ci ha portato verso dei lidi molto remoti.
di usare qualche effettino speciale perché sto per finire la live. A grande richiesta del pubblico utilizzo questo effetto, tanto siete solo due, sempre che si attivi, perché ho dei problemi con gli effetti speciali a volte. Ah, ecco, si è attivato. Dicono che è Terminator. E per me è così, insomma, fatevene una ragione. Per me i bambini devono socializzare. Per quanto io andassi alle elementari non è che socializzavo molto, ero introverso, però lo stesso ho dei ricordi della mia infanzia. Se no i ricordi di stare in casa non è che ti apportano molto. Almeno ci sono state delle giornate divertenti a scuola. Certo, mi divertivo pure in casa, ma in casa era la vita di tutti i giorni, insomma. Invece a scuola era un'altra storia. Poi vabbè, le passeggiate che facevamo con mia madre a Anzio ve ne posso raccontare in un video, ma stare in casa tutto il giorno senza uscire, vabbè, che poi dicono ci sono, come anche nei programmi degli Stati Uniti, sopravvivenza in estremo, sopravvivere in Alaska, sopravvivere al freddo, in Montana, in Nevada, però lì sono casi a parte, anche perché si vede che gli insegnano cose della scuola ai bambini e ai ragazzi, ma ripeto, sono perdute in Montana, in Nevada, in Alaska, in Sonora, in Arizona, nel Nuovo Messico e in tantissimi altri stati, che vivono in case o in villaggi sperduti, troppo lontani dalle scuole. Non possono obbligare i genitori che hanno una dimora regolare fissa a portare i figli a scuola a 100-200 km di distanza. C'è una distanza minima oltre la quale puoi insegnare i bambini in casa. Non è l'ideale, non è considerato normale, ma sono delle eccezioni per tutti coloro che traggono la propria fonte di sostentamento dall'agricoltura o dal vivere coltivando il terreno lontano da un'area didattica. Altrimenti anche negli Stati Uniti ti mandano in prigione, nelle patrie galere, se non mandi il figlio a scuola, e poi il figlio lo danno a un ente sociale assistenziale in affidamento fin tanto che tu non ti purghi il carcere. Non credere, ma se ci sono delle eccezioni come si vedono nei serial televisivi è perché quella gente vive veramente nel bosco, ma in una casa nel bosco, in montagna, in aree non vivono a 20-30 km dalla città di New York, vivono a 200 km lontani da Anchorage, la capitale dell'Alaska. Allora sì, ci sta. D'inverno non puoi fare 200 km ogni giorno per portare figli a scuola, farai 200 km per portarlo agli esami. Allora per forza di cose addirittura nel villaggio ti devi trovare questa gente che vive nel campo in Alaska, vivrà a 30 minuti 40 minuti d'inverno, la neve e tutto, dal villaggio. Devi trovare un precettore che gli dia classi al bambino, quindi ti costa caro, capito? Però non hanno un'altra forma di vivere, ma non puoi pretendere che sia così una norma per tutti. Poi io devo fare il video per Gun Blast Scissor. Vedo che questo effetto speciale mi rallentizza la live. Io intanto ho finito di prendere il mate perché si è sciacquato totalmente, c'è tutta acqua.
però è finito di piovere, chiudiamo la luce. Sono contento alle 16:49, sto per finire la live. Sono contento che chiacchierando abbiamo fatto un'ora e 27 minuti. Adesso devo far venire l'acqua calda che mi spazzolo i denti. Mi spazzolino. Ok, adesso ci va a dare il palo selfie. Ammirate il soffitto della mia cucina. Ah, faccio un sacco di short per poi farli. Guarda che effetto speciale mi fa i baffi più bianchi di quello che sono. Orrore. Cioè invece di coprirli, no, è pazzesco. E poi tutto nero dietro. Vediamo che altro che speciale. Orrore in tv non mi piace, tutti, perché tutti insomma. Termocamera. Ah, mi piace, mi piace. Scuola, però al posto dei professori umani ci devono essere dei docenti robot Terminator che insegnano. Ah, Gunbla Scissor, bella idea. Così risposta sbagliata. Risposta sbagliata di qualcuno negativo. Terminator termina con tutti. Adesso io mi spazzolinator i denti. Ah, Caggiafapa Campà. Grazie, grazie Ganda Scissor per la tua donazione. L'invito a tutte e tutti voi che adesso siete in tre, se volete che io tratti di un argomento, fate come Ganda Scissor, che già devo parlare del caso della cassa Bosco. Tratterò di fare un tema generico fra chi vive nel bosco e non vuole portare figli a scuola, e chi invece non vuole portare figli a scuola in generale.
poi devo mettere la musica a un video perché io viaggiavo in taxi e è venuto che io non ho parlato in video, quindi è noioso guardare un video senza capirci una mazza. Comunque grazie delle vostre donazioni, mi raccomando, fate qualche donazione perché devo comprare un nuovo televisore a mia madre. Mi si è rotto lo spinotto e quindi prende male adesso, tutto un casino in reale. Comunque non so se continuare la live o no. Io sarei dell'idea, insomma, di vedere quanta batteria riesco ad avere e quante persone entrano, perché se rimane una o due persone devo tagliare, ho altro da fare. Poi devo creare delle miniature per questa live, capito? Devo creare delle miniature e non so se intanto mi sposto. Grazie di essere in tre. Adesso siete in uno. Che sto aspettando? Me lo domando anch'io. Oh, che tal? Ops. Mm. Quindi adesso vediamo un po' dove vado, dove c'è la segnale migliore. Ah, ecco, da qua ho fatto molti video in passato. Vediamo un po' di togliere l'effetto speciale. Ecco qua. Ops. Ecco qua, sì. Come va? Devo vedere. Ah, ecco, eccomi. Devo vedere un po'.
perché quanti di voi mi continuano a vedere? 3 persone. E c'è 43% di batteria. eh, un'ora 38 minuti e 41 secondi. Se non entrano più persone io quitto, io squitto, io mia madre dice che mi devo tagliare i baffi che mi stanno male. E voi che ne pensate? Scrivetelo qua sotto nei commenti, in chat o nei commenti, mi raccomando. Fatemi sapere cosa ne pensate dei miei baffi. Mi crescono bene, male, me li devo tagliare, li devo radere o non so, dargli un'altra forma. Arrivo fino a un minuto, un'ora e 40 minuti e poi taglio. Già mi hanno dato la donazione il nostro carissimo amico Gamblad Scissor. Poi voglio citare in un video non solo lui, che è quello che più donazioni mi ha dato, ma anche tutte le persone che mi hanno dato donazioni nel mio canale. Allora già sono arrivato un'ora e 40 minuti. Non so, prendiamoci un altro minuto extra per vedere se entrano altre persone, perché poi devo mettere i sottotitoli, magari quelli li metto in 2 o 3 ore, devo mettere le miniature e devo fare con l'intelligenza artificiale, che non sempre vengono bene le miniature, eh? Anche perché nel computer non riesco a editare le foto fatte col cellulare. Purtroppo si vede perché c'ho un computer con 2 GB di ram, amd 4007s come microprocessore, che sta in una mini scheda madre. Sembra proprio fatta apposta per una playstation, questo, le componenti del mio computer. E allora non riesco più a editare le foto fatte col cellulare in 5 megapixel, neanche a parlare di 32 megapixel o di 50 megapixel. Poi io non so utilizzare un altro editore che non sia Paint, quindi non so, mi sbaglio io a editare. Devo provare a aprire i file con altre cose, perché se no addirittura mi si incanta il computer che devo riavviarlo. Quindi fate un po' voi. Però ecco, grazie di seguirmi di cuore. C'è un delay da quando io faccio qualcosa a quando mi vedo nello schermo, perché c'ho il cellulare che ho, anche se adesso si vede meglio. C'è il cellulare che ho e mi raccomando, se ce l'arrivo a fare 1 minuto e 50, pensare che ho iniziato 20 minuti tardi. A quest'ora, questa volta, a quest'ora stavamo all'ora, alle 2 ore.
però devo fare mettere in metadata la live. Io da questo spazio ho fatto molti video, molte live. Voi proponetemi qual è l'argomento che vi piacerebbe guardare. Farò altri video, altre live. Namo mitofo, namo mitofo, namo mitofo, namo mitofo, namo mitofo, namo mitofo. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. È un rosario o yapamala buddista giapponese, della scuola midista, ma anche corto. Di solito c'è 108 grani, in questo caso ne ha 1 2 3 4 5 6. Quelli di trasparenti non credo che valgano, sono divisioni. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. Non so perché 27. Namo Amida Butsu, 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 e poi si deve girare intorno allo stupa. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Io ho fatto una live parlando dei rosari buddisti e indù e anche un video, forse ne farò al più presto un altro, non so se a voi vi può interessare. Namo Amida Butsu, Namo Amida. Io ho fatto un video sui rosari buddisti e indù e anche una live. Se a voi vi può interessare, scrivete qua sotto. Se vi interessa la meditazione, se vi interessano i rosari buddisti e indù, che ho fatto dei video, delle live. Namo Amida Butsu, 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 che in cinese è Namo Amito Fo, Namo Amito Fo, Namo Amito Fo. Buon inizio settimana, buon inizio settimana. Prima mi sono scordato di dirlo. Namo Amito Fo, 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 Namo Amito Fo. E poi il mantra tibetano per antonomasia, che anche ci sono di Amitabha, però Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum,
om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. Om mani padme hum, 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 om mani padme hum. Scrivete nella chat. Om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. E scriva nella chat, scrivete nella chat, sempre ci sono 2 o 3 persone che mi seguono. Om mani padme hum, 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 mani padme hum, om 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 mani padme hum. Voglio arrivare alle 2 ore ormai. Voglio arrivare alle 2 ore perché sono 1 ora e 50 e 38 secondi, a meno che non debba interrompere prima, ve lo dico già da adesso. Se vi piace questa live, condividetela così entrano più persone. Salve, se vi piace questa live condividetela e proponetemi un argomento. Ho finito di recitare adesso dei mantra buddisti. Se volete posso continuare a recitare mantra buddisti. Beh, siete sempre le solite 2 persone, entrano 4, escono 2, rimangono 2, entrano 4, escono 4, mancano 8 minuti e mezzo e finisce la live, perché veramente il numero di persone, a meno che non entriate in numero incredibile, 39% di batteria. Poi insomma, incredibile, però c'ho già il 39% di batteria in 50 minuti. Come si è consumata? Perché c'è un cellulare vecchio, quindi vabbè, mancano 8 minuti. Io ve l'ho detto, prima o poi stacco. Il sistema, i baffi in live. Voi che me ne pensate dei genitori che si sentono liberi di non mandare i ragazzini a scuola, che vanno non solo a imparare ma anche a socializzare? Secondo me non è giusto, non è la loro libertà, ma è la libertà dei bambini che sta in gioco,
perché i bambini devono essere liberi di socializzare, di vedere i loro coetanei. Voi che ne pensate? Per me i bambini non si toccano, e quindi che anche i genitori non possono tenerli in ostaggio, devono vivere in società, perché poi in società vivranno. La volta che hanno 18 anni, che se ne vogliono andare dalla casa dei genitori, non hanno studi e non sono indipendenti, e allora non saranno né liberi né belli. Magari belli non lo sono di loro, ma liberi. Poi si ritroveranno come certo prof a fare l'influencer su YouTube. Quindi no, non sono cose sulle quali si può scherzare. Mancano 6 minuti. Non sono cose sulle quali si può scherzare, insomma, eh. Voi che ne pensate? Scrivetelo nei commenti qua, se è giusto o no che i genitori non mandino i figli a scuola. Ci sono delle eccezioni, come appunto chi vive in zone molto rurali, distanti dalla scuola più vicina, elementari, scuola media inferiore, scuola media superiore. Anche per università si può studiare per corrispondenza, ma sono delle eccezioni. Se già si va male frequentando l'università, te ti puoi immaginare non andandoci. Vorrei sapere la vostra opinione, se ne avete una, perché poi ci farò un video. Grazie alla patrocinazione sponsorizzazione di Gunblood Scissor, che mi ha donato ben 10 euro, così mi sto avvicinando a che YouTube mi paghi 100 dollari. Mi raccomando, fate i bravi, fate la vostra donazione, perché almeno un Infinix economico, un Tecno, un Noblez o un Nubia economico me lo devo comprare per sostituire questo bellissimo cellulare che mia madre mi ha regalato in giugno o luglio 2021, ma che ormai è lento, c'ha dei parametri vecchi per fare le live che vengono male, una qualità di sensore vecchio, che è il Motorola Moto E7 Power. 4 minuti di live e poi taglio. Se nessuno entra, se entrano 37 persone, insomma, vediamo. Se volete che io continui, condividete questa live e scrivete qua in chat che ne pensate dei genitori che non mandano i figli a scuola. Ma che ne pensate dei genitori che non mandano i figli a scuola? Scrivetelo qua in chat o nei commenti dopo, quando sarà video questa live. Entrano, escono una persona, due persone. Ci sono tanti problemi seri, ma a un nostro amico Marvin gli importa di più quello, che la libertà sta nel poter mandare i figli a scuola o meno. Mancano 3 minuti e poi taglio. 2 ore sono molte di live a quest'ora. Poi me ne voglio andare a guardare qualche telegiornale, quindi vi avverto, se entro 2 minuti e mezzo non entrate in 40 persone qua, bye bye baby, la devo comprare un televisore nuovo. Devo comprare un televisore nuovo. Io vorrei vivere di YouTube. Se voi mi aiutate, condividete questa live anche quando sarà finita
e guardate le mie altre live, i miei altri video, magari vi piacciono. Ho fatto molti video, molte premiere la scorsa settimana, questa settimana ne farò altre, devono uscire tante. Ho fatto soprattutto molte live e mi raccomando, andate a vedere un po' i miei video. Non giudicatemi solo per questa live, giudicatemi pure per peggio, no? Peggio. Giudicatemi pure per le altre live e per gli altri video. Ma adesso vado, corro subito fra un minuto e mezzo a fare le miniature, che le faccio molto fantasiose per questa live. Anche un minuto e ancora la situazione non è cambiata. I da 20 minuti sono iniziati i telegiornali, quindi è un dato di fatto che io adesso taglio. Adesso passa il minuto perché ho promesso, voglio fare 2 ore, però alle 2 ore e qualche secondo taglio. Sono sacrificato 20 minuti di telegiornale, 20 minuti di sane bufale, però insomma voglio staccare. Poi la notte leggo per trarre giovamento mentale, perché di giorno poi dopo pranzo dormo. Mancano 20 secondi, ancora non è entrato nessuno, c'è solo 5 like, chissà quante visualizzazioni ho. 57, 58, 59, 2 ore. Ecco, come promesso, adesso non ne posso più. Spero non entrino 40 persone, 100 persone adesso, ma il vostro carissimo amico Sant'Enchan vi lascia. Grazie per avermi seguito durante questa live, vi lascio. Mi spiace che è entrata una persona. Ciao, buon inizio settimana. Guarda i miei video, se ne è uscita subito, escono e entrano persone così. E guardate i video che ho fatto la scorsa settimana, le live, le premiere, i video, gli short che continuerò a pubblicare anche passeggiando nel centro. E quindi vi lascio il vostro Sant'Enchan perché ormai ho fatto 2 ore e un minuto. Grazie di cuore, iscrivetevi, commentate questa live quando già non sarà un video, quando questa live ormai do i numeri dopo 2 ore. Iscrivetevi al canale, date like, commentate questa live quando sarà video, condividetela anche quando sarà video, guardate i miei video che vi piacciono di più. Poi se mi iscrivete all'email commerciale che sta nelle descrizioni del mio canale, forse possiamo collaborare. Io vi mando il link di un mio video e voi collaborate. Si è sconnessa la live perché si sta surriscaldando il cellulare. Allora dicevo, se voi andate a prendere il mio email commerciale nella descrizione del canale, Ermenegildo 1975, per il momento è quella, e mi scrivete, potreste collaborare con me, perché se siete dei creatori di contenuto, logicamente io vi faccio collaborare con un mio video. Voi ditemi di che argomenti trattate e io vedo se ci sono dei video con i quali posso collaborare con voi. Il video si vedrà nel vostro canale e poi io posso collaborare con voi e un vostro video si vedrà nel mio canale. Io ho molti iscritti, forse molti di più di quanti ne avete voi però potreste avere più visualizzazioni di me, quindi dalla collaborazione ne guadagniamo entrambi. Mi raccomando, cercate nella descrizione del mio canale il mio email Ermenegildo e vediamo di collaborare. Scrivetemi, fatemi sapere se volete collaborare con me
e io vi manderò con il vostro handle di YouTube una richiesta nel video che riterrò opportuno. Se voi accettate, comparirete anche come coautori del video sul vostro canale, apparirà il mio video e poi voi farete lo stesso con un video vostro mettendo l'handle Santel Chan in un vostro video. Ciao, adesso taglio. Siamo arrivati a 2 ore 3 minuti e 40 secondi. Come promesso taglio perché ormai ho superato le 2 ore abbondantemente. 2 visualizzazioni, poi vediamo quante visualizzazioni totali ho fatto. Io temo poche. Una volta facevo anche 8000 visualizzazioni nelle live in verticale. Adesso si direbbe di no. Comunque buon lunedì, buon inizio settimana a tutti, grazie di seguirmi, ci rivediamo alla prossima.